Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, qui a seconda del fuso orario, quello che vi pare. Buon, bentornati, benvenuti, diciamo benvenuti, Piero, meglio così. Ecco, esatto, facciamo così, facciamo prima, almeno becchiamo tutti gli orari. Buongiorno da parte mia. Benvenuti, penso che possa andare bene sempre, sì, qualsiasi ora ci ascoltiate in diretta o on demand, senti che tecnicismi proprio. E chi ci ascolta on demand in podcast dove volete, il benvenuto va bene sempre. Questo è Smart and Healthy, dove sempre parliamo un po' e ragioniamo di attualità, ma anche notizie fresche e troppo fresche a volte e non c'è mai troppo fresco, però insomma, e facciamo paragoni tra Stati Uniti, Italia, punti di vista diversi come sempre, e cerchiamo di fare ragionamenti. Forse oggi saremo un po' un po' più filosofici del normale, ma poi lo capirete perché insomma siamo stati, diciamo che usciamo da un weekend non propriamente esatto, siamo stati travolti da una notizia non piacevole per niente, però noi vogliamo metterla sul positivo e cercare di trarne una lezione per quanto ci riguarda noi personalmente. Se poi vorrete trarne una lezione anche voi, a noi farà piacere anche discuterne, come sempre. Se volete scriveteci in quant'altro. Da dove iniziare? Vabbè, iniziamo da dire che purtroppo noi siamo stati, ma sì, la parola giusta è travolti, perché è una notizia, quando è vero che i decessi, non alla livornese, così si strappa un sorriso quando accadono decessi uno non è mai pronto, è chiaro. Questo non vogliamo andare su discorsi troppo filosofici, saremo un po' filosofici, ma non più di tanto, dai. E, insomma, abbiamo ricevuto questa notizia di questo conoscente, perché poi alla fine era un conoscente, conosciuto abbastanza in tutto il mondo, diciamo così, legato, al quale abbiamo avuto non un diretto o stretto impatto, ma stretto rapporto stretto, però era come se insomma ci si conoscesse da una vita, un po'. Avete presente le sensazioni che tu c'hai con una conoscenza che dici sì, vabbè, non lo vedo mai, non ci parlo mai, perché magari siamo su due piani diversi di vita, di lavorativo, di tutto di più, che non ti incontri mai, però tu sai che c'è, sai che ti ha trasmesso e ti può trasmettere qualcosa di positivo. È un esempio che in passato abbiamo seguito, anche nel presente, sia per insegnamenti che altro. È chiaro che quando viene a mancare sai che viene a mancare una figura del genere, una persona del genere, da una parte diventa immortale, però sai bene che non c'è più. Sì, allora diciamo è l'idea del forse mancanza fisica a quel punto. Sì, perché non ti puoi più riferire a questa persona in maniera fisica, pratica, diciamo così.
Allora, sì, esatto. Ma diciamo che se un giorno avessimo voluto incontrarlo, fino a venerdì avremmo potuto pensare in un futuro di farlo, tra sabato e domenica purtroppo non più. E questo, ora, non per farvi rimanere tristi, cari ascoltatori, ma questo era un preambolo per farvi capire da dove iniziamo. Da dove si parte oggi, esatto. No. Da dove partiamo? Cioè, ti faccio un esempio in parallelo, perché questo mi è venuto in mente prima di iniziare il nostro collegamento. Io avevo un conoscente che tu hai conosciuto, che era già in là con gli anni. Sì. E hai già ben capito chi era. Sì. Che negli ultimi tempi che collaboravamo e con lui io mi ci vedevo abbastanza spesso, almeno una volta a settimana ci vedevamo, condividevamo una parte del lavoro. Poi piano piano le nostre strade un po' si sono divise, un po' per la differenza di età, un po' ma anche anche certe ambizioni, perché magari io ambivo più a rimanere nell'ambito sportivo, lui voleva comunque mantenere un discorso lavorativo, e le nostre strade un po' si sono divise. Noi ci sentivamo, piano piano ci siamo un po' distaccati fisicamente, ma ci sentivamo, ci telefonavamo abbastanza spesso. E poi a un tratto purtroppo questo contatto è venuto a mancare. Ma sapevamo che c'eravamo, perché ogni tanto partiva la telefonata: oh, allora ciao, come stai? E dal momento che non c'è stato un distacco, ma potremmo parlare anche oggi di distacco, ma è venuta in mente un'altra cosa. E poi alla fine quello che poi ti fa rimanere un po' a bischero, non voglio parlare male, Piero. Sarai d'accordo con me? Ci siamo capiti, non è un problema. I nostri spettatori avranno capito, ma non vogliamo andare nello scurrile, diciamo così. Praticamente è la consapevolezza del distacco che poi ti fa rimanere triste, spaesato a volte, perché sai che comunque una persona non c'è più. Certo, si può ritrovare nei ricordi, nelle foto, e in alcune volte nelle tracce audio, però fisicamente, come dicevi prima, non si trova più. E avviene, da una parte io preferisco un distacco del genere, dirai, sei troppo freddo, cioè bisognerebbe stare a contatto fino alla fine. Sì, dipende da chi. In questo caso, sì, fortunatamente questo personaggio è rimasto accanto alla propria famiglia, è stato insieme alla propria famiglia fino all'ultimo, ma perché era la propria famiglia, non noi eravamo praticamente degli estranei per lui. Però è chiaro, le persone che sono a stretto contatto con noi, sì, rapporti del genere, è bene se è un distacco. Mi viene in mente la storia degli Inuit della Groenlandia. Che una volta, ovviamente in questo caso si parla di una particolare situazione dove l'individuo era giovane e diciamo fin troppo per certi versi, troppo giovane, e è successo tutto così troppo velocemente, perché in 5 mesi è accaduto tutto il fattaccio. Qui gli Inuit parlano di anzianità, quindi è una situazione un po' ben diversa. Gli Inuit della Groenlandia a un certo punto, quando vedono che non sono più, iniziano ad avere una certa età avanzata, vedano che non sono più utili alla società, loro prendono le proprie cose e vanno al nord. Nord della Groenlandia, quindi più a nord della Groenlandia non c'è niente. Diciamo c'è circolo polare artico. Vanno lì. Geograficamente più o meno è quello. Geograficamente vanno a finire, a terminare la propria vita. Si distaccano prima della morte, del decesso, del passaggio
come penso io, ad altra dimensione. E per chi rimane, perché poi ecco perché la filosofia, per chi rimane è il ricordo alla fine, perché cioè è vero che una persona uno la ricorda come vuole, però penso che sia più facile ricordarla in un certo contesto, in un certo ambito, in determinate situazioni, che non in una situazione di ospedalizzazione, per esempio. Quello di sicuro, oppure vista nella camera ardente. Insomma, io ho un amico che era un atleta, oggi si parla di morte, ragazzi, e anche lui fa parte della vita alla fine. Sì, fa parte della vita, e anche lui è venuto a mancare giovanissimo, un amico da tanti anni. E il mio ricordo qual è? Il mio ricordo è alle gare, mentre si gareggiava insieme, quando facevamo il tifo l'uno per l'altro, e basta, è chiaro. Poi io l'ho visto in camera ardente, sono andato anche al funerale, però è chiaro che uno se lo ricorda e pensa come meglio crede. Però insomma il distacco facilita un ricordo più positivo che non negativo, cioè, comunque non più legato alla morte ma legato alla vita. Esatto. Spero di essere stato su questo sono pienamente d'accordo con te. Quello che c'è da dire secondo me è che comunque di questa persona abbiamo, penso tutti, chiunque l'abbia conosciuto, un ricordo di una persona entusiasta della vita, sicuramente, certo, positiva, di una sorta di visionario poi fondamentalmente, perché comunque soprattutto in ambito lavorativo anche quello che tutto quello che ha realizzato l'ha realizzato in un momento in cui determinate cose sembravano lontane migliaia di anni luce. Certo, sì, assolutamente. Cose che comunque non per l'epoca non erano una normalità, e per certi versi non lo sono tuttora. Infatti stavo per dirtelo, ma anche ora per certi versi siamo sì, infatti, come mi hai scritto nel messaggio prima di iniziare, perché ricordiamolo, comunque non lo ricordiamo abbastanza, io sono in Italia e Piero è negli Stati Uniti. Esatto. Ma non perché è in viaggio, ma perché ci vive. E il discorso è anche legato, oltre che alla sfera lavorativa, anche alla sfera di crescita personale, perché comunque tanti concetti che poi noi siamo venuti a conoscenza, no, non volevo ripetermi, grazie a lui, insomma, poi servono anche non soltanto in ambito lavorativo, servono nella vita. Quindi infatti tu mi hai detto, ma parliamo anche dell'ambito personale, non di questa persona, personale della vita propria, Sì, no, quindi giustamente non di questa persona. Diventerebbe un attimino complicato, oddio, si potrebbe anche fare in altre maniere, però sì, no, va bene, ma sarebbe ridondante senza se, senza ma. Però tanti concetti che hanno aiutato e aiuteranno nell'ambito professionale, aiuteranno anche in ambito personale. Infatti c'è da fare la nostra puntata, poi è vero nella seconda parte ci addentreremo magari un po' di più, visto che questa è stata un po' di preambolo, anche sul fatto di quanto, perché tutti pensano al lavoro, quanto, ma ora purtroppo dovremmo generalizzare parecchio, perché ci sono casi particolarissimi, è chiaro, le eccezioni e casi singoli e non li possiamo prendere perché sarebbero troppi. Diventerebbe troppo complicato, staremo qua per degli anni solo a parlare di quelli probabilmente. Però insomma il nostro messaggio è anche il messaggio di questa persona, ma che facciamo nostro, perché vi hanno detto
la vita è breve, no, io la direi in un'altra maniera. La vita è imprevedibile e ti spiego anche perché. La vita è imprevedibile perché non sai mai cosa può succedere. È un po' come, vabbè, Forrest Gump ce la diceva, è come la vita è come la scatola dei cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Vero, E da una verissimo. parte, nel bene e nel male è così, perché io conosco persone che ho legate al mio ambito professionale, non del podcast, nell'ambito professionale, che hanno 104, 106 anni, e persone come lucidi. No, nel senso, Lucidi. ci arrivassi anch'io a quell'età lì, essere lucido e poter fare ancora le cose, non mi dispiacerebbe assolutamente, anzi. Assolutamente, no, a nessuno. E la vita è così, è imprevedibile, quindi bisogna, rimanendo in ambito filosofico, giocarsi le proprie carte e cercare di giocarsi le proprie carte fin quando uno può, Sì. né più né meno. Credo che nel suo piccolo lui se le sia giocate molto bene, No, vabbè, assolutamente. decisamente. Non lunghissima, ma molto intensa come vita, assolutamente. Sì. E soprattutto secondo me è riuscito a fare qualcosa che la maggior parte in questo momento non riescono a fare, che è essersi goduto anche la propria famiglia, poi fondamentalmente. Certo, assolutamente, sì. Ma goduto nel vero e proprio senso della parola, non fare un mese di vacanza all'anno e fine, quando ti va bene. No. Ma Goduto poi nel vero e proprio di senso della parola. Sì, ma poi di fatto anche non rimanendo, anche perché secondo me bisognerebbe anche ragionare sul discorso non soltanto vacanza alla propria famiglia, ok, sono d'accordo, ma anche poter fare le cose perché le puoi fare, perché cioè non soltanto dal lato economico, non voglio stare solo su questo piano qui. No, anche Ma a perché sennò volte sarebbe sminuire proprio la cosa, invece non è. esatto, perché sennò dobbiamo essere generalisti purtroppo. E a volte mi dicono: ma come mai fai tante cose tutte insieme? No, ma insomma ravvicinate all'altro, mi occupo, c'hai tanti interessi, perché ancora ho una testa e me lo può permettere di fare. Magari un giorno arriverò a 150 anni, che sarò mezzo rincoglionito o mezzo rintronato, se dite non usare parole volgari, mezzo rintronato e non avrò più quella velocità mentale da poter fare le cose. Ma allora, quindi cari amici, soprattutto cari amici, osate. Esatto, usate la vostra testa nel modo migliore, non pensate a dover necessariamente essere, detta male, parte del gregge, nel senso, se avete un'idea, sviluppatela. Se volete fare qualcosa, ovviamente nell'ambito del legale, fatelo, non vi trattenete, perché poi veramente non sapete mai effettivamente quanto può durare, quanto tempo può. No, assolutamente. Quanto vi è stato concesso? Non lo sappiamo, nessuno di noi lo sa. Infatti, a questo riguardo, io ho sentito, scrollando su Instagram, un breve passaggio di un'intervista a Bruno, perché purtroppo anche lui è venuto a mancare, a quell'altro dei figli d'India. Uh-huh. E insomma, dopo ora lo ricerco, parlava di rompere le regole, ma rompere le regole non la parte legale, però c'era una pubblicità
di una bevanda, non mi ricordo neanche quale, quindi non faccio neanche pubblicità, ma uscite fuori dal coro. E anche questo è... Sarà stato qualcosa tipo Coca-Cola o cosa del genere, per di solito penso di sì. E non aveva tutti i torti, come idea. Non siate conformisti, ecco, questo dovrebbe fare il messaggio nostro, è a prescindere, nonostante tutto, ragionate, a parte ragionare con la propria testa, che dovrebbe essere il minimo sindacale. Sì, però allora hai detto giusto, dovrebbe essere il minimo sindacale, poi nella realtà dei fatti quello che ci viene inculcato fin dal periodo scolastico è non ragionare con la tua testa, perché se ci pensi, almeno io ti parlo del mio caso, ma penso che sia stato più o meno anche il tuo, visto che più o meno le generazioni sono state quelle. La maggior parte dei miei insegnanti erano quelli che ti dicevano stai con la testa bassa, trovati il tuo lavoro da dipendente, creati una famiglia, tutto quello, adeguati a quello che è la società, perché tanto questa è e niente, non cambia assolutamente niente. Io penso in tutta la mia carriera scolastica di aver avuto forse due insegnanti, che mi hanno spinto veramente a ragionare in maniera un po' più con la mente aperta, mettiamola così. Sì. Senza poi pensare a quelle che sono le influenze tra virgolette familiari, perché poi anche a livello di famiglia spesso e volentieri Sì. Ecco, è che purtroppo a volte, non sempre, i familiari, i genitori sono forse un passo indietro rispetto ai figli, ma perché? Perché vivono su due piani generazionali diversi. Io lo vedo con l'atletica, cioè i ragazzi più giovani, 20 anni più giovani, no? Non solo poco più giovani, anche 20 anni o di più giovani, che sono, ma non voglio dire sono più avanti di noi, perché non è vero, anzi per certi versi certe situazioni noi le affrontiamo di tacco, sì, però insomma a livello di affrontare la vita siamo su due piani diversi, ma è normale che sia così, perché siamo su due piani generazionali. Poi certo ci sono quei genitori o quelle persone che comunque si adeguano all'attualità e rimangano in parallelo, non dico al passo, ma rimangono in parallelo a quello che accade al presente, diciamo così. Senti Piero, dopo questo lungo preambolo siamo arrivati alla pausa. Effettivamente è stato un preambolo abbastanza lunghino, sì, però diciamo che abbiamo dato un pochino di contesto a quello che è successo nell'ultimo fine settimana, che era quello che che ci ha toccato a noi ci ha toccato personalmente, quindi come a tante altre persone purtroppo. Sì. Quindi noi torniamo tra poco, rimanete con noi, tanto tra pochi istanti torniamo, non vi preoccupate, siamo qui. Eccoci tornati qua in versione live o on demand, come volete, su Smart Healthy, dove parliamo, purtroppo, perché non avremmo mai voluto parlarne di un argomento del genere, ma ci ha toccato direttamente. Non lo ripetiamo, perché sennò no, se no si passa un'altra ben mezz'ora a parlare, a dire tutte le volte si fa il preambolo e si inizia da capo. Ascoltatevi la puntata dall'inizio, cioè l'episodio dall'inizio, per chi l'ascolterà in on demand. Se invece siete in diretta, perché lo state ascoltando in questo momento, tanto verrà ripubblicato, quindi lo ascolterete la parte iniziale quando verrà pubblicata. Va bene, detto questo, le zanzare mi stanno massacrando, e infatti ce n'è una qua che vola. Ora a video forse verrà fuori che avrò ammazzato, però ho dato mannaggia, no, va bene, sì, perché tanto queste zanzarine che sono accanto a un campo d'atletica, ma è come se fossi in una pineta, quindi le zanzare
sono fetenti, mettiamola così. Zanzare ci vuole la contraerea, detto tra me e tu. E quindi nella vita, come dicevamo prima, nella vita dovremmo, perché niente è obbligatorio, ragazzi, niente è obbligatorio, però già ci vogliono conformisti, ci vogliono conformare, Sì, anche un po' troppo per certi versi, per certi versi un po' troppo, e poi vabbè, lasciamo stare i pazzi in TV di tutti i tipi, dai politici, dal nostro ghostwriter agli ad altri ad fuori di cervello altri. completamente, sì, no. Però ritornando all'intervista di Max, ecco, non mi riveniva il nome di Max dei figli d'India, lui dice, parla di professionisti, di artisti. Secondo me, per vivere una vita a pieno nel proprio piccolo, perché poi è chiaro, non è che tutti devono ambire a cose eccezionali. No, magari a qualcuno di voi che ci ascolta non gliene può fregare niente di vivere o essere sfarzosi, perché non gliene frega niente, ma rompere gli schemi sì, non essere conformisti, cerchiamo d'esserlo, ragazzi, cerchiamo d'esserlo, poi nel nostro piccolo, perché le nostre possibilità sono di un certo tipo rispetto ad altri, poco importa, già il fatto di non uniformarsi e non pensarla in un certo modo, oppure anzi, te la metto come diceva mio nonno diceva, se non pensi con il tuo cervello te lo puoi friggere. E non è che abbia tutti i torti, non è che avesse tutti i torti, mettiamola così. Effettivamente, allora, esatto. quello che un po' credo sia stato il nostro concetto fin dall'inizio anche della trasmissione è stato il fatto di spingere gli altri a pensare veramente, come dici te adesso giustamente, con la propria testa e non con quella degli altri. La società attuale ci vuole, tra virgolette, tutti che la pensano allo stesso modo, tutti che in realtà dobbiamo essere, detta male probabilmente, ma sottomessi a determinate regole, a determinati modi di vivere, perché quello è quello comune. No, assolutamente no. C'è un film che è divertente ma fa riflettere, con Jim Carrey, che è Yes Man, che all'inizio lui dice di no a tutto, non gliene fa fregare di niente, passatemi il termine, è un fan cazzista di quelli numero uno, di quelli no, ma proprio viene invitato alle cene, no, pantofolaio ribelle, di quelli che sta in casa. Lui va a un seminario di questi guru, dove manca un po' per sfida, perché ha un amico che cerca di trascinarlo, poi alla fine gli dice, guarda, io ti metto alle strette, mi voglio sposare e mi farai da testimone ai nostri, quindi devi organizzare l'addio al celibato. Poi in America sai bene, e anzi potremmo anche fare la puntata, anche se poi l'argomento potrebbe essere un po' un territorio minato, ma non perché è problematico parlarne, ma magari i matrimoni negli Stati Uniti sono di un certo tipo, in Italia c'è mille sfaccettature, ma questo soprattutto andando a sud, ma questo è argomento potrebbe essere argomento di altre puntate. E lui è un po' costretto a fare questa cosa qui, anche se poi dice di no, infatti poi rimanda. A un certo punto va a questo seminario con questo guru che si chiama Yes Man, e a un certo punto nella serata lo mette un po' alle strette e gli fa tipo una macumba, cioè è una cosa psicologica, non reale. E allora lui praticamente, tra virgolette, si autocostringe a dire di sì a tutto. E fa riflettere, perché all'inizio
dice di sì a tutto quello che gli capita, un po' per paura di questo, diciamo, diatriba psicologica, però poi alla fine, perché poi alla fine nel mentre conosce anche una ragazza, insomma escono insieme e avviene tutto per il sì, ma poi c'è il rovescio della medaglia, perché lui continua a fare le cose non soltanto perché dice sempre di sì, ma dice sempre di sì perché lo vuole, non perché è costretto a livello psicologico. Infatti lui a un certo punto torna da questo guru, da questo maestro, e gli fa: toglimi questa maledizione, perché non è possibile, anche perché vabbè, scene divertenti. Lui dice di sì a tutto, fa: oh, allora andiamo, perché non andiamo nel Nebraska a vedere la partita di football? Ah, ok. E l'amico che si deve sposare lo vede in televisione vestito da mascotte truccato in questa partita di football, capito? Cioè, ma allora, visto che ti ha tirato fuori Yes Man, ti tirerò fuori un altro film di Jim Carrey che rispecchia molto bene il mondo in cui stiamo vivendo, che è The Truman Show. The Truman Show l'affronta in maniera su un altro piano, però sì, assolutamente, perché lui è conformato alla realtà che gli è stata costruita intorno. Poi purtroppo non si sa. Non si sa perché non abbia vinto l'Oscar, si sa perché non abbia vinto l'Oscar, però perché la mafia c'è in Sicilia? No, non c'è solo in Sicilia. C'è dappertutto, mettiamola così. È un altro tipo di mafia, ma vabbè, ok. Comunque, mettiamola così. Cioè. Sì. A parte questo. Però dei giochi sotto non indifferenti, capite bene. E The Truman Show è chiaro che è un esempio ai reality show, ma se uno si ferma al reality show è molto riduttivo, è molto più profondo come film, ma anche, cioè, di base un po' tutti i film di Jim Carrey. Sì, però allora direi che questi due film direi che questi due film che abbiamo citato sono potenzialmente lo specchio di quello che è il mondo in questo momento, se ci pensi bene. Sì. Sono esattamente lo specchio di quello che è la società in questo momento. Conformarsi, accettare quello che ti viene propinato da chiunque come se fosse la verità assoluta e andare avanti così. E comunque c'è anche il discorso, ora l'ammazzerò questa zanzara, c'è anche il discorso all'opposto, nel senso non essere bastian contrari a prescindere, cioè ragionare e capire effettivamente però di che cosa si sta parlando, quello sì. Come abbiamo sempre detto, ragazzi, non è che c'è bisogno per forza di credere a tutto, ma prima di non credere o prima di credere a prescindere, visto che la verità sta nel mezzo, informatevi, anche a costo di sembrare scemi. Chi se ne frega, informatevi, poi una volta che vi siete fatti la vostra opinione, a quel punto decidete se credere o non credere, o dire di sì o dire di no. Esatto. È tutto lì, come sempre abbiamo ribadito in questa trasmissione, sempre. In qualsiasi puntata credo ci sia almeno una volta in cui si è detto una cosa del genere, sì. Ormai abbiamo tipo 50 e 8 puntate, credo che sì, almeno una volta almeno una volta per puntata ci sia una cosa del genere, sì. E quindi, ragazzi, è questo, non cadete nel conformismo. E quindi che vi devo dire? Aspetta, perché volevo anche rileggere. Allora, no, questa è un'immagine di prima, ma anche sul discorso lavorativo, anche se pensi, cioè, più che altro è per farvi ragionare, no? Noi facciamo anche questi discorsi per farvi
non per aprire gli occhi, perché non è che siamo dei santoni, ci mettiamo tutt'altro proprio. ci mettiamo delle tuniche. Io ce l'ho in versione marocchina perché l'avevo comprata in Marocco, nera. Io penso di poterne fare una versione indiana, ma comunque in qualche modo si potrebbe anche fare. Sì. Facciamo la trasmissione così ci vedete i vestiti. No, da santoni. Da santoni. No, noi facciamo certi ragionamenti per farvi ragionare anche a livello lavorativo, ed è una cosa che questa, a prescindere da tutto, mi è venuto a mente adesso, mentre stavamo finendo questo discorso, anche il fermarsi al compitino. Sì, ok, per questo è chiaro, lavoratore autonomo di solito questo ragionamento non lo fa, perché sennò non guadagna. È più sul ragionamento del lavoratore subalterno, non dico dipendente, ma subalterno, che comunque viene pagato da qualcun altro in una maniera diretta. Fare il compitino vi può essere utile in certi casi, oppure in certe situazioni, perché magari anche il capo che uno ha è di un certo tipo e non invoglia a dare di più. Ma alla lunga nella vita lavorativa, alla lunga come approccio mentale non aiuta. Anche il discorso di dire no, ma non è responsabilità mia. Cerchiamo di pensare ad essere responsabili, poi magari non è proprio responsabilità nostra, però l'approccio, l'atteggiamento su certe cose la fa come differenza alla lunga. Poi magari cambiate lavoro e non... Però... però aspetta, perché su questo ti devo fermare forse un attimino, nel senso che ci sono purtroppo delle realtà in cui nel momento in cui fai di più, paradossalmente ti vengono tarpate le ali proprio perché hai fatto di più e non puoi andare a toccare determinati... No, certo. Assolutamente, questo sono d'accordissimo con te, e infatti era un discorso legato all'inizio, saremo generalisti. Vabbè, ok. Certo, ci sono delle situazioni purtroppo che dici guarda, ho pulito questo tavolo, posso pulire quest'altro? No. Oppure hai pulito 2 tavoli, dovevi pulirne uno. No, guarda, il tavolo lì dovevi lasciarlo fare. Guai a te se ti ripeti. Sì, sono situazioni purtroppo. Sono situazioni anche così, che non si può. Diciamo come approccio mentale. Poi se uno non lo fa perché non lo può fare legato a certe dinamiche lavorative, ok. Però anche per pensare di cambiare lavoro, trovare altre situazioni lavorative magari più positive, questo è un approccio che aiuta. Questo sì. Potrebbe essere, quello sì, effettivamente. E anche te che comunque hai nella tua vita lavorativa hai avuto diverse situazioni, hai affrontato diverse situazioni diverse, è bello come discorso. Sia in Italia, poi ora negli Stati Uniti vivi un altro approccio, un'altra realtà, però se tu non avessi comunque avuto una certa linea di approccio mentale, poi magari a livello lavorativo non potevi, non avresti neanche avuto la possibilità di fare, però certe dinamiche ti hanno aiutato poi ad avanzare, ad andare avanti, a prendere scelte magari anche più consapevoli e anche più ponderate, perché no? E anche perché insomma, se tu fossi rimasto uguale a come eri, facciamo il conto di Piero in Italia e Piero negli Stati Uniti, se fossi rimasto lo stesso negli Stati Uniti avresti cercato a sprombattuto un lavoro da dipendente, invece ora fai consulenza. È vero che, come dicevamo anche la puntata scorsa, le altre puntate, il fare lavoro autonomo negli Stati Uniti è un pochino più facilitato che non in Italia. Benissimo, siamo d'accordo. Sì, ma non è solo quello, è proprio anche a livello di mentalità che è totalmente differente. Nel senso, sì, certo. No, però se tu fossi rimasto chiuso
mentalmente dice: oh, sai che io voglio continuare a fare il lavoro, ma non perché il lavoro dipendente sia sbagliato, non mi fraintendete, però nello stesso ambito, magari lavoratori dipendenti, nello stesso ambito, con le stesse mansioni, senza diciamo senza ambizione, ecco. Senza cercare, allora mettiamo in maniera diversa, che perlomeno è più Sì, tranquilla, più generale diciamo, ancora. senza cercare di crescere, ecco. Sì, certo. Sì, l'ho spiegata male, perdonatemi cari amici. Non volevo offendere nessuno, ci mancherebbe altro. Però se tu fossi rimasto lo stesso, certe scelte, soprattutto ora lì in America, negli Stati Uniti, non le avresti fatte. No, O avresti fatto scelte uguali a come facevi qua. Poi esatto. è vero, ci sono dinamiche diverse, dinamiche anche familiari diverse, perché in Italia avevi una certa dinamica familiare, negli Stati Uniti ce n'hai una simile ma un po' diversa, perché comunque la tua famiglia è rimasta in Italia, la famiglia di tua moglie è rimasta in Italia, più Sì. o meno. Più o meno, sì. In Italia non avevi un cane, ora hai un cane, quindi Ma allora diciamo anche una cosa di questo genere. In Italia, vabbè, anche lì, quando vivi in Italia, bene o male, vivi in una realtà in cui la maggior parte della società, non tutti, è abituata a: nasco in una città, vivo in quella città tutta la mia vita o comunque per la maggior parte della mia vita, muoio in quella città, i miei parenti sono a 500 metri di distanza al massimo, perché se sono 501 metri dopo divento matto. Ora tu stai facendo un paragone, so dove vuoi arrivare. Negli Stati Uniti a 18 anni i genitori ti dicono: guarda, quella è la porta, arrivederci, Ciao, arrivederci, grazie. Ed è ben diversa ciao. la storia, Ecco, secondo me nel è un senso. eccesso, un eccesso per un verso e un eccesso per un altro. Allora, sì e no. Anche nei paesi del nord Europa fanno una cosa del genere. Sì e no, è un eccesso, è vero, per entrambe le situazioni, perché comunque da un lato è un eccesso malsano e da quell'altro è un eccesso nel dire sì, 18 anni, ma spesso e volentieri 18 anni non ti dico si sia ancora dei bambini, ma quasi. Però è vero anche che questo fatto di dire a 18 anni quella è la porta, la maggior parte di loro vanno comunque a un college, quindi non è che In mezzo alla strada, sono in certo. mezzo alla strada, però diciamo a 18 anni quella è la porta, ti fa fare anche un tot di esperienze completamente diverse, perché comunque quando sei al college, quindi negli Stati Uniti, hai necessità comunque di mantenerti o comunque di raccattare soldi per pagare la retta, perché ricordiamo che il college qui negli Stati Uniti non è che costa poco, assolutamente, per cui alla fine ti abitui già anche ad entrare nel mondo del lavoro, eccetera. Poi dall'altro lato c'è comunque tutta diciamo il lato negativo del fatto che comunque ti indebiti ancora prima di cominciare a lavorare, perché comunque appunto le rette non è che siano gratuite, soprattutto se vai a determinati college, eccetera. No, assolutamente. Per certi versi forse preferirei più il 18 anni che sta alla porta piuttosto che 35 anni, 40 anni e essere ancora a casa con i genitori. Oh, certo. Ma diciamo che potrebbe bastare una via di mezzo, invece che 18-25. Sì, poi, diciamo, per esperienza diretta direi che sono uscito di casa a 23 anni, quindi alla fine Più 23-25. 23 anni, Diciamo che hai un minimo di consapevolezza in più, che a 18 sei ancora in coda. A 18 anni sei ancora in coda dall'adolescenza, quindi vabbè, comunque diciamo sì, potrebbe essere un'idea, un anno, un'età giusta quella tra i 23 e i 25 anni, che non a 18 precisi, però sai, quello è mentalità. Sì. Anche nei paesi del nord Europa avviene una cosa del genere, quindi è una cosa più che altro ora come ora legata
alla situazione economica di una parte delle famiglie. Però è vero anche, come hai detto te, certo, se vuoi tutto vicino, è chiaro che non vai mai via. Sì, Se ti adagi nella bambagia, non vai mai via. un po' è quello, un po' purtroppo è anche la necessità dell'attuale società in cui viviamo, perché ricordiamo Certo. che la maggior parte dei genitori lavorano entrambi perché non possono permettersi di lavorare uno solo come quando erano i nostri genitori, e alla fine in qualche modo se fai dei figli, a qualcuno quei figli li devi far vedere durante il giorno mentre te non ci sei. No, certo. Ora, Sì. la pandemia dal suo lato, a parte tutto il casino che ha portato anche per fortuna il fatto di lavorare, di poter lavorare da casa e non essere più costretti ad andare necessariamente in un ufficio. Parla per te, la vogliono levarlo. Sì, lo so, ma la vogliono levare per altre ragioni che sappiamo benissimo quali sono. Purtroppo perché siamo in Italia. Esatto. E vogliono il minimo sforzo, massimo risultato, minimo sforzo, però vogliono fare il minimo sforzo ovvero nulla. No, si chiama micromanaging, che è diverso, ma quello è un altro. Anche sì, no, vabbè, non volevo andare nei tecnicismi perché ci sarà modo, vai. Però diciamo, tanto ora sta arrivando un'altra pandemia, quindi non c'è problema. Vai. No, ancora no, dai, non essere così. Sono pochissimi casi ancora, dai. E anche perché l'OMS ha detto che per ora non c'è da allarmarsi, quindi Vabbè, no, via, sto zitto, dai. dillo. Quando hanno bisogno di vendere vaccini, poi vediamo come va a finire, e lo dico adesso che non è ancora successo. Vabbè, ora non possono farlo perché sono pochi casi. Appunto. Vabbè, vedremo, dai, ok, comunque. Va bene, ci isoleremo. Ci isoleremo e torneremo tutti a lavorare da remoto come si faceva qualche anno fa. Vabbè. No, però tornando un attimino sul discorso iniziale della trasmissione, credo che quello che è successo sia anche una sorta di avviso, chiamiamolo così, per chi pensa che mangiando roba sana è solo ed esclusivamente quello, e allora mi devo torturare, mi frustrerò e quant'altro. Fondamentalmente non voglio dire nulla, perché poi questa persona era una persona che stava molto attenta a determinate cose e non è cambiato. No, assolutamente. Quindi... No, ma come è vero quello che dici, è vero anche il contrario, nel senso ci sono persone che conosco e ho conosciuto che non avevano per niente una dieta sana e sono andate avanti fino alla vecchiaia. Ma è un po' come anche il discorso, è vero che si passa sul mondo animale e non su quello umano, però tanto siamo sempre mammiferi. Il cane di mio nonno è un'eccezione, nel senso, a tutti si dice, ben detto, guarda, il cioccolato fa male, ai cani fa male il cioccolato, non dargli dolci, non dare... Non gli dava il cornetto la mattina vuoto, ma gli dava il cornetto, ogni tanto gli dava la cioccolata, e questo cane è morto a 17 anni, appunto, che vogliamo fare? Stiamo a raccontarci tutto la vita è imprevedibile, no? Cioè, godiamoci. Esatto, quindi quello che diciamo noi è stiamo attenti nella maggior parte diciamo dei casi, nella maggior parte della vita, però ogni tanto, poi siamo generalisti, perché noi che stiamo bene, non abbiamo patologie, possiamo fare questo discorso. È chiaro che chi ha patologie anche magari dalla nascita dice, ma io questa cosa non la posso fare, e certo. Sì, allora è vero, però ogni tanto qualche sfizio togliamocelo, A parte quello, ma tra le altre cose, facciamo un piccolo ragionamento anche su questo, perché almeno da che mi ricordi io, quando si era piccoli noi,
di tutte queste allergie, tipo allergie alle farine, di qua, di là, di su, di giù, non si sentiva in realtà parlare, o comunque molto poco. Ora, guarda caso, è venuto fuori l'esplosione. Allora, come sempre dico, la verità sta nel mezzo, nel senso che secondo me nell'ampio calderone di tutta la faccenda c'è da considerare che prima, quando eravamo piccini noi, la comunicazione non è come oggi. Non era così facile fare un podcast come facciamo noi, tanto per dirne una, tanto per essere riduttivi, sarò riduttivo, ma almeno faccio un ragionamento stretto, anche perché il tempo sta concludendosi. L'effetto della comunicazione non era così come oggi, quindi tante cose non le venivi a sapere perché non erano comunicate, non era possibile comunicarle alla velocità con la quale vengono comunicate oggi. Sì, però facciamo un esempio scemo. Quanti dei tuoi amici, o comunque quante delle persone che conoscevano i tuoi, erano celiachi? Beh, allora, secondo me c'è anche un altro discorso da fare, che essendo la celiachia una patologia congenita, secondo me ci sarebbe da fare un distinguo tra patologia e intolleranza, perché l'intolleranza comunque è una resistenza a un certo cibo che mangi, e non è soltanto dato dal cibo, è anche dato da tanti altri fattori, quale la conservazione, il confezionamento, cioè ci sono tante variabili. Poi chiaro, uno celiaco sì, magari sono aumentati, perché non lo metto in dubbio, però magari non lo dicevano e lo tenevano nascosto, perché poi c'è anche un discorso culturale, secondo me, perché certe patologie, certe problematiche prima non venivano fuori perché sembrava di essere giudicati, o certe patologie o certe abitudini alimentari. Mi viene sempre in mente il grosso matrimonio greco, tanto per citare un film. Il mio grosso matrimonio greco, e alla fine gli fa: venite a cena da me, a pranzo da me. Fa: guarda, Ian, il marito, è vegetariano. Ah, è vegetariano, allora farò l'agnello. Capito? È anche un concetto culturale, socio-culturale, ed è da mettere tutto in conto. Quindi sì, da una parte ti do ragione, perché ci sono state delle intolleranze, non soltanto al glutine, perché non è soltanto il glutine il male assoluto, però ci sono tante altre intolleranze, altre resistenze. No, vabbè, di solito sono glutine, grasso, alcol, cioè tutto quello che comunque... Alcol perché ne abusi, ma questo è un altro discorso. E c'è anche un altro discorso, che e questo lo facemmo anche sul discorso dei fast food, la differenza dei fast food americani e la differenza dei fast food europei, che ci bombardano comunque di zuccheri, di carboidrati, ma non soltanto la pasta, perché la pasta è l'ultimo dei problemi, perché diciamo: non mangio la pasta, sì, ok, però il problema è tutto il resto durante la giornata. Esatto. Perché tutto il resto, purtroppo, e lo potete notare se andate in un supermercato, senza andare, questo potrebbe essere, sì, questo è argomento in un'altra puntata alla grande, viviamo nel mondo dei carboidrati. Andate in un supermercato, si parla per l'Italia, comunque, perché qui è un po' sì, qui è molto più... No, è amplificata la cosa. Amplificata, e per altri versi... Aspetta. Ma tu guarda in un supermercato, ma questo vale anche per gli Stati Uniti, in maniera più massiva, ma il concetto è lo stesso. Dimmi quanti postazioni, scaffali sono occupati da proteine vegetali o anche animali, e quanti scaffali sono occupati da carboidrati, da prodotti alimentari a base di carboidrati.
quindi di farine, pasta, tutto quello che vuoi. Allora, qui ti dirò che la percentuale potrebbe quasi stupirti, perché nella realtà dei fatti sono molto più abituati al lato proteico. Quindi allora c'è la cotta. Vedi, c'è la cotta. Non c'è nel senso, sono molto più abituati, molti più scaffali dove trovi magari proteine animali o vegetali, piuttosto che diciamo la parte carboidrato. Ma perché? Perché al carboidrato qui non ci sono così tanto abituati, sono abituati agli zuccheri, che è diverso. Sì. No, va bene. Era un discorso molto più ampio, non legato, sì, però sì, ho capito quello che stai dicendo. Sì, allora riformula la frase. Allora, vada in un supermercato, quanti prodotti sono a base proteica e quanti sono a base glucidica. Ecco, meglio. Allora, metto tutti carboidrati e zuccheri, metto tutto insieme. A quel punto ti do ragione, sì, alla lunga, cioè la maggioranza sono a base glucidi, a base di zuccheri. Cioè tu vai in un bar, ora negli Stati Uniti non so quanto ci sia l'abitudine, vai in un bar a fare colazione, che prendi? L'unica cosa che c'ha un pochino più di proteine e grassi è il cappuccino, perché c'è il latte. E poi neanche quello, perché magari prendi il cappuccino di soia, che per me è un'aberrazione, ma vabbè. Però prendi un cornetto, sono zuccheri e carboidrati. Prendi qualsiasi brioche in generale, idem con patate. Specifichiamo anche quelle che vengono riempite con roba proteica, che può essere prosciutto piuttosto che, perché diciamo che anche quella che viene spacciata per colazione salata, poi alla fine tanto salata non è, ecco. No, certo, perché la base è la base è comunque quella, quindi non è che... Quindi siamo nel mondo dei carboidrati. Esatto. E questo sarà ampio argomento di altre puntate. Detto questo, caro Piero, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata e niente, noi facciamo un saluto, salutiamo tutti. Finirei, se sei d'accordo, possiamo anche dire solo il nome, e salutiamo così, va bene? Vai, diciamo ciao Massimo. Ciao Massimo, esatto. Alla prossima puntata. Ciao. Un'altra puntata di Smart Healthy si è conclusa. Stacchiamo il microfono in questa telefonata con gli USA. Il computer comunque resta acceso in attesa di altre notizie. Il tempo scorre tra dati lontani e news che sembrano primizie. Da qualche parte la nostra radio accompagna il viaggio tra città che non dormono mai, silenzi pieni di pensieri. Da Fulvio e Piero è tutto, anche se la voglia di trasmettere è troppa, ma ci fermiamo